In questo video ti voglio parlare del patto di famiglia. Che cos'è il patto di famiglia? È uno degli strumenti di pianificazione del passaggio generazionale in azienda. In termini specifici, il patto di famiglia è un atto pubblico, quindi si deve andare da un notaio, a cui partecipano tutti gli eredi legittimari. In una famiglia tipo è praticamente l'imprenditore, se mettiamo sia il marito, devono partecipare la moglie e tutti i suoi figli. Che cosa viene indicato in questo atto pubblico? Il titolare dell'azienda decide tra gli eredi chi è quello che lo succederà in azienda e quindi deciderà a chi lasciare le quote dell'azienda o comunque la partecipazione di controllo dell'azienda stessa. Nello stesso atto viene anche indicato, visto che l'erede che riceverà l'azienda sarà molto probabilmente favorito rispetto agli altri, in quest'atto viene indicato anche come lui stesso, quindi l'erede, dovrà risarcire gli altri legittimari. Quindi nel momento in cui l'erede prescelto per succedere in azienda al titolare appunto dovrà andare a risarcire quelli che sono i suoi fratelli o sua madre, lo potrà fare tramite le disposizioni già presenti nell'atto di famiglia. Si può scrivere per esempio che verranno lasciati a loro delle proprietà immobiliari, delle proprietà finanziarie o comunque altri beni che vanno a compensare quella che è la loro quota di eredità legittima perlomeno. Il patto di famiglia è un atto e un contratto molto forte perché l'unico modo per poterlo andare a sciogliere è quello di trovare l'accordo tra tutti gli eredi legittimari. Quindi non è più sufficiente, per esempio, che il titolare dell'azienda cambi idea e chieda di annullare questo atto, ma devono essere d'accordo anche tutti gli eredi che hanno partecipato alla predisposizione del patto di famiglia, firmando se vogliono scioglierlo oppure modificarlo. Perché il patto di famiglia è così importante da un punto di vista di programmazione aziendale? È di fondamentale importanza per un'azienda sapere chi decide. Di conseguenza, attraverso questo atto si va ad identificare con precisione chi sarà a succedere al titolare dell'azienda nel momento in cui lui non ci sia più. In questo modo si evitano inutili litigi tra fratelli o eredi sulla gestione dell'azienda, si ha la percezione di chi sia veramente al comando, di chi sia in che mani sia la governance e anche i dirigenti o i dipendenti dell'azienda stessa saranno molto più tranquilli e sicuri sulla figura a cui rivolgersi nel momento di necessità. Troppe volte, infatti, una mancanza di una pianificazione di questo tipo mette l'azienda in una situazione di criticità, perché nel momento in cui non si ha ben chiaro chi è che comanda, chi è che dirige e organizza l'azienda, troppo spesso capita che susseguono momenti di crisi o addirittura l'azienda stessa rischia di chiudere i battenti. Infatti il passaggio generazionale per quello che riguarda le aziende è uno dei motivi principali per cui appunto aziende familiari vanno a chiudere i battenti dopo tanti anni di onorato servizio, comportando anche la perdita di posti di lavoro e appunto tutto quello che riguarda il gettito poi economico a livello locale oppure anche più ampio. Grazie al patto di famiglia è anche possibile andare ad anticipare appunto la successione, perché andando a mettere sul piatto tutte quelle che sono le condizioni che si presenteranno e i contratti, diciamo, le obbligazioni da rispettare tra i vari eredi, si eviterà di trovarsi in un secondo momento in cui non si era deciso di cosa fare dell'azienda di famiglia, non si era deciso chi doveva prendere la guida dell'azienda stessa e di conseguenza troppo spesso si generano delle incomprensioni o dei litigi tra familiari e troppo spesso si generano delle incomprensioni e dei litigi tra familiari.
L'ultimo aspetto da non sottovalutare è quello legato al risparmio fiscale che comporta un patto di famiglia. Infatti, nel momento in cui i figli o il figlio che ricevono la quota di maggioranza o di amministrazione dell'azienda si impegnano a mantenere la loro partecipazione per almeno 5 anni, il trasferimento di questo patrimonio, di questo valore rappresentato dalle quote dell'azienda, avviene in completa esenzione fiscale, quindi c'è un risparmio netto delle imposte di successione. In parole spicciole, si possono trasferire aziende da milioni di euro di valore a un costo fiscale pari a zero. Se sei titolare di una partecipazione di un'azienda di famiglia o anche di una società di capitali, capirai quanto può essere importante valutare il fatto di redigere un patto di famiglia. Le principali condizioni te le ho elencate in questo video, ma logicamente ogni situazione va valutata nello specifico. Se hai delle domande, scrivimele pure nei commenti e sarò contento di risponderti. Ti aspetto nel prossimo video, a presto!